Buongiorno a tutti amici e bentornati. Oggi prepariamo un dolce davvero speciale, bellissimo da portare in tavola, il tronchetto di Natale. Vi farà fare davvero un figurone e prepararlo è semplicissimo. Intanto vi ricordo, se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale, vi farà davvero tanto piacere. Cominciamo! Ci occorrerà una planetaria oppure un frullino a mano. Aggiungiamo nella nostra scodella 4 albumi a temperatura ambiente, un pizzico di sale e 100 g di zucchero. Montiamo fino a che otterremo un composto molto denso e spumoso. Esattamente così. A questo punto possiamo aggiungere i tuorli, uno alla volta. Con questo procedimento otterremo un biscuit davvero molto elastico che non si romperà quando lo andremo ad arrotolare. Adesso prendiamo un po' di vanillina, 80 g di farina, 20 g di fecola di patata e li andiamo a setacciare. Le aggiungeremo in 2 volte. Mescoliamo il composto con l'ausilio di una spatola in gomma e facciamo roteare con la nostra mano sinistra la ciotola. Facciamo dei movimenti dal basso verso l'alto, senza avere paura. In questo modo non smonteremo il composto, che come vedete è privo di lievito per dolci, perché l'agente lievitante in questo caso è proprio l'aria. Bene, prendiamo una placca da forno rivestita con carta da forno e andiamo a versare tutto il nostro impasto. Lo livelliamo utilizzando una spatola a gomito. Inforniamo in forno preriscaldato a 210 gradi per 7 minuti. La pasta biscuit infatti ha una caratteristica: deve mantenere la sua elasticità, quindi attenzione a non cuocerla troppo in forno, altrimenti poi non riuscirete ad arrotolarla. Eliminiamo la carta da forno facendo molta attenzione. E aiutandoci con un canovaccio pulito, arrotoliamo immediatamente il nostro biscuit. Dovete fare questa operazione mentre il biscuit è ancora caldo, così manterrà tutta la sua elasticità. Nel frattempo andiamo a preparare la crema che metteremo all'interno. Ci occorreranno 250 g di cioccolato fondente, o se preferite potete fare anche metà di cioccolato al latte. Attenzione quando andate a tritare il cioccolato con il coltello. Se non vi sentite sicuri, comprate direttamente il cioccolato in chips, in piccole scagliette.
Prendiamo un pentolino, versiamo 250 g di panna. Questa è panna da montare già zuccherata. Aggiungiamo quindi il cioccolato appena la panna arriva a bollore. Spegniamo il fuoco e spatoliamo bene fino a che otterremo una ganache uniforme. Eccola qui. Adesso riponiamo la ganache all'interno del bicchiere del mixer e aggiungiamo 250 g di panna fredda. Quindi le proporzioni sono 500 g di panna e 250 g di cioccolato, soltanto che la seconda dose di panna la aggiungiamo da fredda, così aiuteremo il composto a raffreddarsi. Emulsioniamo bene con il mini primer così da sciogliere tutti i grassi all'interno e poi copriamo con pellicola e mettiamo in frigorifero per un'ora. Nel frattempo ci prepariamo anche la copertura. Sarà una ganache un pochino più dura rispetto a quella che andrà all'interno, che invece è molto cremosa, quindi sciogliamo a bagnomaria oppure al microonde 250 g di cioccolato e 50 g di burro. Adesso prendiamo il nostro biscuit. Versiamo all'interno la nostra ganache. Questa ganache resterà molto morbida ed è davvero buonissima, ha un sapore vellutato fantastico. Vi consiglio di provarla. Spatoliamo quindi uno strato uniforme di ganache. E se finora questo video vi sta piacendo, ricordate di cliccare sul pulsantino del like. Grazie mille! Arrotoliamo il nostro biscuit. E prima di tagliarlo vi consiglio di riporlo per circa una mezz'oretta nel congelatore oppure per un'ora nel frigorifero. In questo modo sarà molto più semplice da tagliare. Come vedete la pasta a biscotto è davvero sofficissima, quindi facciamo molta attenzione. Andiamo a tagliare le estremità, così potremo fare l'effetto del tronco tipico del tronchetto natalizio. Voilà, ecco fatto. Inizia già a prendere forma. Aggiungiamo un pochino di ganache alle estremità che toccano quindi il corpo centrale del tronchetto, così si attaccherà. E adesso prendiamo una sac à poche, la ganache che abbiamo preparato, quella con il burro, vi ricordate? La mettiamo quindi nella sac à poche con una bocchetta rigata e andiamo a fare l'effetto delle venature del legno. Il tronchetto prende letteralmente vita. Che ne pensate? Vi piace? E come avete visto è davvero super semplice. Adesso non ci resta altro che apporre qualche piccola decorazione, quindi qualche foglia di agrifoglio qua e là e sarà davvero perfetto. Cosa ne dite? Vi piace? Adesso possiamo andare ad aggiungere anche un pochino di neve. La possiamo realizzare direttamente con una spolverizzata di zucchero a velo.
senza esagerare, altrimenti poi non si vedranno le righette e le venature che ci sono sul nostro tronco. E voilà, il tronchetto natalizio è pronto. Possiamo lasciarlo in frigorifero per un'altra oretta e dopo consumarlo. Se la ricetta vi è piaciuta, lasciate un like, commentate per farmi sapere le vostre opinioni e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Mi trovate anche su Instagram, vi aspetto, vi lascio tutte le informazioni qua giù nel box informazioni. Un bacione e alla prossima ricetta e buon tronchetto natalizio a tutti! Se lo realizzerete con questa ricetta, sono davvero curiosa di guardare le vostre foto. Baci, ciao e a presto!